Ok, adesso siamo live, perfetto, Eccoci. perfetto, perfetto. Ok, allora, guarda, ancora magari un minuto e poi Sì, sì, cominciamo. sì. Innanzitutto, tutto bene? Sì, Vabbè, tutto a posto. questo lo dico di default, tanto ci si vede sempre magari 10 minuti prima, però va bene lo stesso. Sì, ma è giusto aggiornarsi, è giusto. Esatto, 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 esatto. Allora, dai. Innanzitutto, oggi parliamo con Fabio Salvinelli di Salvinelli Posate, giusto? Sì, giusto. Ok, perfetto. Allora, sarà una chiacchierata su come vengono realizzate delle posate e tutto quel mondo che c'è dietro, perché spesso magari ci si trova a guardare un oggetto come una posata e non ci si rende conto effettivamente di come vengono realizzati. Ok. Ora, partiamo dall'inizio. Allora, chi è Fabio Salvinelli e puoi parlarci dell'azienda Salvinelli. Ecco. La prima domanda è già la più difficile, preferivo già parlare della parte lavorativa. Va No, bene. allora, da un punto di vista, diciamo, scolastico, ho sempre avuto una propensione per le materie tecnico-scientifiche, infatti avevo fatto alle superiori quello che ormai è scomparso, il liceo scientifico tecnologico al Castelli, quindi impronta molto appunto matematico e tecnica. Poi ho proseguito gli studi su questa linea, facendo l'Università degli Studi di Brescia, ingegneria, ramo però dell'automazione industriale, che era un po' più di nicchia, che però a mio avviso si cala benissimo nell'ambiente bresciano e ancora di più in quello lumezzanese, visto che la Salvinelli è, diciamo, ha sede a Lumezzane. E questo mi ha dato la possibilità davvero di, come dico sempre, comunque l'università dà un'infarinatura generale su molti aspetti, perché poi quando si arriva al posto di lavoro, dopo 10-15 anni di studi, non si sa in realtà cosa fare all'inizio. Però mi ha dato veramente un'ottima infarinatura sia dal punto di vista meccanico dei materiali che invece quello elettronico di programmazione, o per esempio come SolidWorks, che caso vuole ho ritrovato esattamente aggiornando i nostri sistemi meccanici qua in azienda. E lo utilizzavate già, giusto, all'università? All'università sì, Trasportato. è quello che insegnano al corso. Poi ho avuto la fortuna, mentre cercavo una tesi di laurea, di trovare in bacheca, questo lo ricordo ancora, una ditta di Sarezzo che produce macchine per automazione per la posateria, che era il nostro fornitore di tutte le nostre isole robotiche. Quindi in realtà ho fatto anche lo stage e tutta la tesi della quinquennale da loro, e questo un po' mi ha favorito perché sostanzialmente ho già iniziato a vedere dalla parte proprio del fabbricante come venivano assemblate le macchine che poi abbiamo qui, ovvero laminatoi, presse e trance sostanzialmente. Dopo questa fase, 3 giorni dopo la laurea, mi sono subito immerso nell'azienda di famiglia, perché comunque siamo un'azienda medio-piccola rispetto a quelle che ci sono sul territorio. Abbiamo comunque una grossa conduzione familiare. Basti pensare che quando avevo iniziato, su una ventina di dipendenti, 7 eravamo della famiglia, cioè mamma, papà, sorella, zio, zia e cugino, e io praticamente sono un po' l'ultimo arrivato. Però subito dopo la tesi visto che non è solo lavoro e studio, ma ovviamente ho anche altri hobby, primis ovviamente lo sport, sono un fanatico, diciamo, non fanatico, però un amante del calcio, quindi quello è un impegno fisso che mi tengo negli anni sostanzialmente, finché potrò cercherò di portarlo avanti. E poi dopo, quando il calcio permette qualche più spazio, mi piace ovviamente svariare, dal tennis alla bici, alla corsa, l'inverno sci di fondo, sci alpino, insomma mi piace variare. E poi, essendo amante della natura, come viaggio, tra virgolette, premio di laurea, ero d'accordo con i miei genitori di prendermi un mese sabbatico e sono andato a fare il Cammino di Santiago, così Mamma mia. per scaricare un po' i 5 anni di ingegneria. Caspita. Tra numeri e formule, per un mese io mi alzavo al mattino, l'unica cosa che dovevo fare era camminare, dove arrivavo, Ma quanti, camminare. quanti chilometri hai fatto in media? Sono stato abbastanza veloce perché viaggiavo sui 35 al giorno, più o Porca meno. miseria.
Ah, perché il ci sei cammino... arrivato allora, eh? Sì, 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 partendo dai Pirenei francesi, Saint-Jean-Pied-de-Port, sono 800 chilometri che più o meno ho fatto in 23 giorni per arrivare a Mamma mia. Santiago. Poi arrivato lì c'erano altri 100 chilometri per arrivare all'oceano, che vuol dire 3 giorni. Ormai sei lì. Sì, sei arrivato fino a Fisterra Sì, praticamente. esatto. Sì, 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 Ho sì, fatto mamma sia mia. Muxia che Fisterra, tanto un giorno più, un giorno in meno non cambiava, quindi ho detto andiamo avanti a Porca camminare. miseria. Sì, 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 sì. Io quel cammino l'ho visto in macchina però, in macchina, devo dire in È un macchina. po' diverso, è un po' È diverso. molto diverso, sì, 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 però vedi delle cose bellissime, bellissime. Sì, sì, Chiaramente il sì. punto di vista di una persona che ci cammina è completamente differente. Sì, poi ho avuto la fortuna di farlo anche in un periodo maggio in cui non c'è l'affollamento di persone, anche condizioni abbastanza meteorologiche buone. Quindi diciamo che me lo son goduto, son cose particolari, un po' avendolo fatto anche da solo, Mamma per mia. lunghi tratti eri proprio da solo, è un'esperienza particolare, Sì, quello sì, 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 senza sì, dubbio. sì, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Bene, poi vabbè, Salvi, vabbè, soprannominato Salvi perché noi Salvi, siamo sì, dello sì. stesso paese, cioè questo c'è da specificarlo, siamo dello stesso paese e mi sa che non ci siamo mai incontrati come squadra. Io giocavo nell'Aurora, poi mi sono Forse a un spostato, non mi ricordo. torneo contro sì, Contro sì. probabilmente. A un torneo a San Sebastiano probabilmente. Ah, può essere, può essere, può Però essere. dopo giocare insieme no. Quando vuoi tornare volendo. Magari. Magari, magari. Comunque, tornando a noi, per chi ci sta ascoltando, se voi vi siete cioè provate ad andare al ristorante, okay? Da noi lumezzanesi la prima cosa che facciamo al ristorante è guardare chi ha prodotto le posate e vi assicuro che 8 volte su 10, le ha prodotte da Salvinelli, ma ve lo giuro è così. Ho un vicino di casa a cui ho detto la stessa cosa, non ci credeva, ma qua a Bologna, l'ha fatto ed effettivamente erano quelle. Non ci scappa. Sì, dopo ognuno probabilmente ha le sue zone, per Sì, carità, perché dopo, ripeto, mi piace stare comunque coi piedi per terra, dicendo fra le tante ditte che ci sono a Lumezzane, di Posate, noi comunque siamo numericamente e anche strutturalmente tra i più piccolini, però evidentemente ci siamo ritagliati il nostro settore di mercato sì, sì, sicuramente, e un po' il sicuramente. nostro nome, diciamo, gira, quello senza Esatto, dubbio. esatto, esatto. Però ecco, l'azienda da dove è partita? Da dove nasce? E l'azienda, come praticamente 90% delle aziende di Lumezzane, è partita con mio nonno e suo fratello nello scantinato di casa, nel garage. Loro praticamente facevano stampi per posate conto terzi. Nel 1964 questo. Caspita. Poi nel 4-5 anni dopo, più o meno nel 1970, vedendo che comunque sapevano fare gli stampi delle posate, hanno iniziato a dire proviamo a prendere una piccola trancia e un piccolo bilanciere e iniziamo a fare noi delle posate. E quindi avevano iniziato nel 1970, sempre conto terzi, a aiutare praticamente i posatieri di Lumezzane, ricevevano le commesse e producevano posate per loro. Poi nel 1980 è entrata anche la seconda generazione, cioè mio papà e mio zio, a dare manforte ovviamente, perché dopo da 2 si è passati insomma a 4, sempre della famiglia, e allora lì è nato anche il marchio Salvinelli, che prima era Fratelli Salvinelli, in memoria di ovviamente mio nonno e suo fratello, e quindi lì è iniziata la produzione anche a marchio, però comunque era una piccola nicchia, perché sembra, ma entrare a vendere un nuovo marchio sul mercato non è semplice. Sostanzialmente ti dicono chi sei, preferisco acquistare i marchi più noti e più grandi. Chiaro. Poi dal più o meno 2000 è iniziata un po' la vera e propria crescita, sia dal punto di vista dell'organizzazione industriale, ovvero erano passati, mio papà e mio zio hanno iniziato comunque a automatizzare sempre di più le linee, anche perché poco dopo sarebbe arrivata insomma, una crisi non indifferente, e per fortuna avevano anticipato il processo di automatizzazione. E quindi, anticipando questo processo, ha permesso di sviluppare molto la produzione, il marchio comunque ha iniziato a girare e
c'è stata una scelta fra sviluppare il settore Horeca, che è restaurant, hotel, restaurant and catering, cioè il settore molto legato al turismo sostanzialmente, Sì. oppure il casalingo strettamente per la casa. Si è scelto di incanalarsi di più verso il settore Horeca, che ha comunque parecchi problemi o difficoltà, però si è scelto questo settore e questo poi ha spinto ulteriormente l'incremento della gamma di articoli. Dopo noi facciamo alcune fiere, però ci teniamo sempre a sottolineare che noi siamo produttori di posate, poi il nostro catalogo sostanzialmente, non so, a 100 pagine, 30 sono di posate, le altre 70 sono ovviamente oggetti complementari che abbiamo dovuto inserire perché favoriscono poi l'inserimento e vendita di posate e quant'altro. Magari era una richiesta poi del cliente. Sì, perché molti clienti dicevano magari bellissime le posate, però io ho bisogno anche delle spatole, dei vassoi, di quant'altro. Ora pian piano stiamo incrementando la gamma, tenendo sempre però, ci piace proprio tenere netta la distinzione, il fatto che noi siamo produttori di posate, poi conto terzi vendiamo articoli che vengono fatti dai nostri terzisti, secondo i nostri comunque disegni standard, qualitativi e tutto, a nostro marchio, per aiutare ovviamente sempre la diffusione delle posate, quello sì. Certo, chiaro. Chiaro, 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 chiaro. Okay, partiamo come nasce, diciamo, una nuova collezione di posate? Nel frattempo ti metto le slide. Aspetta, Ah, okay. eccole qua. Questo diciamo è un bell'esempio, perché ci sono 3 punti grossi da analizzare, per creare una nuova linea di posate. Innanzitutto il target, cioè il settore di mercato in cui si vuole andare a posizionarsi. Già avevo fatto una distinzione dicendo noi siamo inseriti nel settore Horeca e questo per esempio richiede che le determinate posate, per esempio da tavola rispetto a quelle da frutta, abbiano certe caratteristiche e quant'altro. Però anche nel settore Horeca la prima cosa da scegliere è a chi un po' vogliamo vendere, perché noi produciamo posate che vanno dall'1,5 mm di spessore fino ai 5 mm. Caspita. La posata sostanzialmente è quasi tutta materia prima, cioè c'è la lavorazione, ma sostanzialmente il valore è dato dalla materia prima. Per cui si capisce che una posata di 1,5 mm va bene per le mense, perché neanche nella trattoria si trova una posata di 1,5 perché è molto sottile, Sottile. fino al 5 mm, che ovviamente è una posata di qualità parecchio alta, Elevata. non così facile da produrre, e per cui si analizza noi internamente, perché comunque col fatto che mio nonno e mio zio, mio nonno e suo fratello e anche mio zio producevano gli stampi, noi produciamo i nostri stampi internamente, quindi noi seguiamo proprio completamente tutta la vita della posata, dall'ideazione alla produzione degli stampi alla produzione poi della posata. Okay. E questo quindi determina, in base al nostro catalogo, decidiamo un po' cosa vogliamo fare, posate di alto livello, oppure diciamo ne abbiamo già troppe, iniziamo a rimpolpare la fascia magari dei 2,5 mm, che è quella solitamente in cui che si trova nei ristoranti e quant'altro. Definito il settore che praticamente, come abbiamo detto, va a determinare un po' lo spessore della posata, si va a vedere il gusto, le tendenze sostanzialmente un po' del momento. Fino a 30 anni fa ovviamente avremmo visto tutti posate con i decori, fiorellini, magari posate un po' in stile barocco a casa della nonna, alcune addirittura indorate con i bordini d'oro così. È ovvio che al giorno d'oggi queste posate, una giovane coppia ma anche un ristorante difficilmente si trovano, vanno più che altro sulla ricerca di finiture particolari ma post produzione della posata. Al giorno d'oggi si va più, oltre a scegliere quadrato, tondo o in questo caso un manico triangolare, si va poi a decidere se fare incisioni, se tenerla liscia, quale sagoma tenere. In una terza, l'ultimo aspetto, col fatto che noi produciamo
gli stampi bisogna andare a vedere la fattibilità meccanico-produttiva. Chiaro. Perché è ovvio che una volta si tendeva soprattutto a risparmiare materiale, per cui c'erano molte posate simmetriche, ovvero senza scarto. Non c'era scarto, quindi potevi abbattere molto il prezzo della posata, perché quello che toccava al cliente finale era sostanzialmente tutto ciò che usciva dalla produzione. Mentre se c'è scarto è ovvio che lui può avere una concezione di una posata più leggera rispetto a tutto quello che invece è stato anche buttato. Però magari il disegno è sempre quello, in sostanza. Perché magari il disegno sì è sempre quello. Dopo, ovviamente, come quello che hai inquadrato adesso, è il modello Oceania, questo è molto particolare perché già a logica si può capire che una posata triangolare abbia molto scarto rispetto a una posata quadrata o una posata tonda. E allora lì bisogna cercare un po' il compromesso, nel senso non si può avere tutte posate quadrate e tonde, se no sarebbero tutte uguali. Certo. Dall'altro magari bisogna anche sacrificare leggermente il design per non esagerare ovviamente con sovracosti di produzione, di stampi, di scarto, e quindi diciamo sono questi step da tenere. Noi iniziamo quindi avere un'idea della posata che si vuol creare, appunto se quadrata, tonda o con una sagoma particolare che è da valutare, liscia, non liscia, spessore determinato in partenza, e poi si parte col disegno e quindi l'impostazione di tutto lo stampo di sviluppo, di tranciature, di conio. Ok. Oh, Salvi, non so se leggi nei messaggi, ma c'è Ruggero Quacquarini che ci scrive. Aspetta, te lo metto, grande Ruggi. Ciao Ruggi. Lui è stato uno dei... anche tu l'hai avuto come allenatore, vero? Allenatore diretto no, in quel Allenatore periodo diretto. ero andato a giocare a 11. Ah, ok, ok. Io l'ho avuto come allenatore, è stato bellissimo, uno dei miei allenatori preferiti e probabilmente uno di quelli che ha fatto sclerare. Mi dispiace, Ruggi. Però gli vogliamo bene, gli vogliamo molto bene. Sì, Ok. sì. È il mio presidente, quindi non posso parlare male Giusto, assolutamente. giusto, 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 giusto. Torniamo a noi. Ma esatto, effettivamente da questo passaggio in poi, cioè come viene realizzata una posata? Perché una volta abbiamo fatto una call io e te, e a te sono arrivate a volte i clienti magari pensano che vengano realizzate in un modo che in realtà è completamente diverso. Sì, sì, sì. Beh. Non biasimo i clienti perché anch'io probabilmente potrei sparare delle castronerie su come vengono prodotte altri oggetti. Sfattiamo il luogo comune che la posata sia creata per iniezione del metallo in uno stampo chiuso, a mo' di sostanzialmente iniezione plastica. Forse perché alcuni avevano visto la classica immagine delle colate nelle fonderie e pensavano sostanzialmente che anche con le posate funzionasse un po' col catino nel versare l'acciaio liquido. Sì, 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 Ovviamente sì. non è così, la posata viene creata semplicemente dal taglio di rotoli di Aspetta, ti acciaio. slato, esatto, eccolo qua. Esattamente. Dopo aver prodotto nel nostro reparto meccanico gli stampi, questo è il primo stampo che è quello dello sviluppo. Okay. Allora, la premessa da fare è che ci sono due tipi di acciaio, perché la posata è fatta in acciaio cosiddetto 1810 o 18-0. Allora, i numeri stanno a indicare la percentuale di cromo e la percentuale di nickel. 18 sta per la percentuale di cromo e nel caso del 10 la percentuale di nickel appunto attorno al 10, varia dal 9 all'11, ovviamente ci sono le tolleranze, e invece 18-0 c'è zero presenza di nickel. Okay. Questo tipo di acciaio si utilizza perché innanzitutto come punto base deve essere idoneo al contatto alimentare, e l'acciaio inox 1810 o 18-0 anche è perfetto per il contatto con gli alimenti, soprattutto per le posate che comunque vengono addirittura messe in bocca, quindi è importante che non ci siano migrazioni di nickel, cromo, manganese o strane sostanze che in percentuali elevate possono essere tossiche. La percentuale di cromo è importante perché, altra cosa, le posate non sono cromate, alcuni magari pensavano che fossero cromate, semplicemente la lucentezza è data dal tipo di acciaio e dal fatto che il cromo
crea una sottile patina di ossido per cui lo rende inattaccabile praticamente all'acqua e quindi agenti corrosivi. Quindi le posate sostanzialmente possiamo mangiare, lasciarle nel lavello 2 giorni e non creano ruggine, se il materiale ovviamente è veramente quello dichiarato. Quindi partendo dal nostro rotolo di acciaio, nell'acciaio che abbiamo stabilito, avviene questa prima fase di tranciatura e abbiamo 2 tipologie di posate. Quelle, come si vede nella figura, queste sono posate più economiche, ovvero con spessori più sottili, in cui si trancia direttamente la posata completamente piatta e già sagomata. Ok. Si utilizza questo tipo di stampi su spessori non elevati perché ovviamente tranciare un 5 mm in un colpo solo, soprattutto nella parte dei rebbi, che è il termine tecnico per indicare le spine della forchetta. Ovviamente i rebbi hanno anche larghezza di 2 mm, quindi è inimmaginabile tranciare una larghezza di 2 per un'altezza di 5. Sostanzialmente lo stampo si romperebbe ogni colpo. Chiaro. E quindi bisogna differenziare fra le posate che hanno sostanzialmente tranciatura completa nel primo step, che noi chiamiamo intere, perché sostanzialmente esce già la posata intera, e che vengono semplicemente appunto rimane come risultato la posata completamente piatta, Vediamo, è la prossima, eccola che qua. è questa, Quindi è esattamente. un 2D praticamente. È 2D della posata, sì. Quello che noi disegniamo nel reparto meccanico esce esattamente così, Ok. e che poi viene se fai scorrere l'immagine Sì, successiva, con lo stampo da conio, eccolo qua. viene sagomato, permettimi il termine, in 3D, ovvero viene data la bombatura e le ondulazioni della posata. Infatti, se non sbaglio, nella slide c'è la parte bassa concava e la parte convessa che è quella a sinistra. Sì, maschio, femmina o Sì. come si voglia. Comunque, questa qua è la fase di coniatura. Quindi, diciamo, le posate economiche o con spessori sottili sono più veloci, che poi non vuol dire che abbia meno problemi, perché tranciare una posata tutta intera con le spine o con la tazza, perché lo stesso discorso vale anche per i cucchiai, non è così semplice. Però ha 2 passaggi, cioè taglio del nastro, si ottiene la sagoma intera e poi viene semplicemente piegata. Il secondo tipo di posate, che in realtà sono quelle che noi produciamo maggiormente, perché saranno almeno il 90% della nostra produzione, seguono 4 passaggi, ovvero viene creata il primo ritaglio, che non esce la posata tutta piatta, ma vediamo se riesco a fartela Aspetta, vedere, eccolo qua. semplicemente una palettina. Ah, ok. Ah, Viene che creata questa che sembra una paletta gelato, e da questa paletta, che ha la sagoma ovviamente identica al manico che vorremmo avere, però dalla tazza non si capisce ancora se sarà una forchetta o un cucchiaio, perché in realtà da questo tipo di articoli si può ricavare sia la forchetta che il cucchiaio. cucchiaio. Ah, ok. Ok, ok. Più o meno per questi passaggi vengono seguiti per gli spessori dai 2 mm e mezzo in su, sostanzialmente. Questo per un fatto molto tecnico. La paletta, essendo la posata intera, quindi tagliata da una lamiera, ovviamente avrà tutto lo stesso spessore. Se iniziamo a salire di spessore, la parte della paletta dove andranno le spine della forchetta o la tazza del cucchiaio sarebbero molto spessi. Soprattutto immaginiamo un 5 mm, delle spine di 5 mm probabilmente non riesce a inforcare neanche la pasta o neanche la carne, quasi, sarebbero troppo spesse. E quindi c'è una seconda fase, che è quella della laminatura, ovvero serve per allargare la palettina Ah, in modo quindi sia da assottigliare lo spessore, ovviamente bisogna portare a misure che vogliamo noi, e sia anche per allargarla, perché come nel caso del cucchiaio deve essere possibile che ci stia esattamente la sagoma della tazza o della forchetta dentro la laminatura. Quindi abbiamo tutte queste isole robotizzate in cui viene laminato attraverso dei laminatoi e quindi assottigliato il materiale, si incrudisce leggermente
e quindi Diventa più duro. se diventa più duro, però riusciamo comunque poi in automatico a tranciare e a quel punto viene effettuata la distinzione se voglio avere cucchiaio o forchette, sostanzialmente. Chiaro. A quel punto ho comunque la mia posata piatta, però a differenza delle precedenti non tutta dallo spessore uniforme, ma variabile come deve essere. E allora posso andare nell'ultima fase di cognatura in cui di nuovo col maschio e femmina riesco a dare le ondulazioni e insomma la sagoma che vado a ricercare. Okay. Ma, per il coltello invece? C'è qualcosa Il di diverso Allora, il o coltello, anche qua ci sono 2 tipi. C'è un coltello che è stampato a freddo, diciamo, okay, che ha lo stesso procedura delle posate, ovvero si stampa il coltello piatto, in questo caso viene assottigliato perché un coltello di una lama di 4 millimetri ovviamente non taglia nulla. Viene poi tranciato con la sagoma della lama che fa il seghetto e poi viene dato in pulitura. Questo tipo di coltelli hanno il vantaggio che sono fatti dello stesso acciaio delle posate, ovvero 18-0, quindi sono veramente idonei al contatto con gli alimenti e completamente, o meglio, non fanno assolutamente ruggine, cioè okay. sono completamente inossidabili. Lo svantaggio, perché ovviamente con tutte le cose c'è sempre un vantaggio e uno svantaggio, lo svantaggio è che in realtà la lama, non essendo temprata, sostanzialmente è più fragile, si Sì, può rovinare col tempo. Infatti questi sono coltelli che nel nostro settore vengono chiamati inox, cioè semplicemente stampati e sono di solito economici. okay. Noi per esempio produciamo il massimo, questi coltelli facciamo in 4 mm di spessore, perché ovviamente sotto diventano troppo sottili. Sopra in realtà per il tipo di coltello che è diventa un po' uno spreco di materiale, perché noi preferiamo piuttosto avere la seconda tipologia di coltelli, ovvero quelli in acciaio forgiato. Ah, okay. Questo tipo di acciaio è diverso perché ovviamente l'acciaio inossidabile non è possibile temprarlo, non ha proprietà e all'interno componenti che possono essere temprate. Invece l'acciaio che ha denominazione ufficiale AISI 420 è possibile temprarlo, quindi in questo caso si parte da lamiera o tondino, vengono effettuate le stesse operazioni, però prima di ritranciare la lama viene temprata, quindi subito dopo aver tranciato la lama, viene temprata così si indurisce e a quel punto non c'è più il problema che possa rovinarsi il seghetto. Okay. Però dall'altra parte c'è un leggero inconveniente tra gli svantaggi, che essendo un acciaio, a differenza dell'inossidabile, è un acciaio più martensitico, ovvero in termini molto semplici tende un po' di più a essere un materiale ferroso. Ah, okay. Essendo un materiale ferroso può a volte causare problemi che si creino macchiette di ruggine. Sì. Infatti coi coltelli diamo sempre molte più direttive, cioè se la posata, se è fatta in 18-10, potete lasciarla nel lavello, si può lasciare nel lavello, nella lavastoviglie 2 giorni in umido, non compaiono nessun segno di ruggine. Col coltello invece noi suggeriamo sempre, attenzione, dopo l'utilizzo va lavato e dopo il lavaggio va asciugato. Asciugato, chiaro. Perché puoi immaginare che avendo componenti più ferrose, se qualcosa va storto durante la tempra e noi purtroppo non possiamo vedere, perché Certo. ce ne si accorge semplicemente dopo i primi lavaggi, dopo il primo utilizzo. Allora è sempre meglio seguire qualche accorgimento in più, Sì. perché non Sì. è la prima volta, per esempio, che magari ci dicano: "Ma, dopo il lavaggio son comparse delle macchie, però il coltello è difettoso perché sulle forchette e cucchiai no". Il problema è che tante volte passa magari anche ditte o a volte anche malinformazioni su internet, coltelli inossidabili. In realtà sono veramente pochissimi che fanno coltelli in inox 1810, perché poi comunque non possono essere temprati.
Sì, E sì, sì, sì. allora c'è un po' di questa disinformazione, malinformazione, per cui sembra che anche i coltelli siano così, ma in realtà sono due materiali proprio completamente Completamente diversi. diversi. Chiaro, 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 chiaro. Ah, è arrivato un altro messaggio di Gnali. Gnali Boccia. Ah, ecco. Complimenti a Enrico Salvinelli che porta avanti il Made in Italy con impegno e serietà. Grande, grande, Grazie grande, mille. grande, grande. Allora, ora, però una volta che voi realizzate la posata, di solito si può ottenere così, diciamo, al naturale, oppure fargli delle finiture, giusto? Sì, allora, Allora, un abbiamo par vari esatto, tipi vai, di vai. finiture. Sì, sì, sì. Okay, Vai pure se vuoi con la prima, eccola. che questa qua è la finitura, quella che chiamiamo ice o il vero effetto ghiaccio. Ovviamente Okay. ognuno trova il suo nome e sostanzialmente è una satinatura. Ah, Innanzitutto, Salvi, guarda, ti è dimmi. arrivata un'altra domanda, perdonami, che effettivamente non abbiamo specificato. Visivamente si riesce a capire la differenza della materia prima? No, Okay. no, visivamente no. E ti dirò neanche fra 1810 e fra acciaio inox 1810 e acciaio inox 18.0 si vede la differenza. In quel caso praticamente è tutta una questione di pregio, ovvero 1810 ha la presenza di nickel, quindi è assodato con un materiale più pregiato e quindi finisce. Invece coi coltelli, anche se è completamente un altro materiale, sostanzialmente il fatto, la lucidatura copre quelle che poi sono le caratteristiche opache del materiale, cioè il materiale di partenza è leggermente diverso, ma poi la lucidatura che viene fatta dai pulitori ovviamente rende il materiale lucido a specchio e quindi visivamente non è possibile. Sì, sì. Oltretutto adesso soprattutto dall'Oriente si vedono arrivare coltelli. La differenza che si può vedere è che i coltelli forgiati hanno spessori maggiori, cioè variano già dai 6 agli 8 mm ai 10, perché poi ricavati anche da tondino. Quelli stampati generalmente hanno spessori, per esempio noi li facciamo da 4 mm. Ora, col fatto dell'aumento dei costi, di cercare ovviamente di proporre un po' una guerra al ribasso sostanzialmente, soprattutto dall'est, arrivano coltelli che sembrano forgiati, ovvero hanno spessori veramente 6-8 mm, ma sono comunque fatti in acciaio 18.0. Quindi purtroppo visivamente la differenza non si vede, la si vede o praticamente nell'utilizzo un po' a lungo termine. E Chiaro. poi bisogna ovviamente fidarsi del rivenditore e del produttore di quello che dichiara riguardo il materiale, quello è Sì, sì. un punto base. Lì poi esatto, lì l'unico Ilario sarebbe veramente andare ad analizzarlo proprio in laboratorio per Sì, sì, averne sì, la sì, sì. certezza. Quello sì, però ovviamente per questo che noi, vabbè, come tutte le ditte made in Italy, sicuro oltre al fatto della produzione in Italia, è il fatto che qua ci siano controlli, anche noi abbiamo i nostri test, i nostri laboratori esterni in cui mandiamo saltuariamente le posate a far analizzare perché poi c'è tutta la certificazione MOCA da seguire per il contatto con gli alimenti, quindi Made in Italy in realtà, ok, vuol dire sì avere il design made in Italy, ma riguarda non solo le posate in generale, parlo, può essere di rubinetti, qualsiasi pentola, qualsiasi cosa, sì avere un design che comunque ci differenzia dall'estero, ma poi avere anche in realtà la certezza di quello che è dichiarato da ditte italiane sia veramente Sì, quello sì, che sì, poi sì, è sì. utilizzato reale. Esatto, esatto. Poi ecco, tieni presente Ilario che ci sono cioè, poi questo tipo di posate durano tutta la vita, eh. Cioè, io vedo osterie, ad esempio, che hanno posate che han 50 anni, ma proprio visivamente si capisce che hanno 50 anni e sono ancora lì. Significa che con il materiale con il quale sono stati fatti è eccezionale, okay? Sì, sì, sì. Okay, Ok. torniamo noi. Finitura ice. Finiture. Visto che comunque il mondo, come avevo aperto all'inizio, Mh-mh. si è abbandonato un po' per il momento,
negli ultimi 20 anni comunque posate decorate oppure con manici in stile barocco, si è preferito il liscio, però dopo il liscio lucido magari dopo un po' può anche stufare, oppure c'è questa ricerca di presentare questo liscio in modo diverso, per cui si sono sviluppate varie tipologie di finiture. La prima, che noi abbiamo chiamato ice, sostanzialmente è una sabbiatura però non con sabbia ma con micropalline di ceramica. Ah, caspita. Allora, non altera, dal punto di vista meccanico non cambia nulla nella posata, perché semplicemente appunto si tratta di una sabbiatura che poi sia con un materiale o con un altro, da un punto di vista meccanico non cambia nulla nella posata. Se stiamo a Sì, vedere... la sabbiatura, lo dico per chi non lo sa, ma la sabbiatura è come se dovessimo sparare, diciamo, della polvere contro la posata, quindi non vanno a, diciamo, aggiungere materiale, ma vanno a creare questo effetto. Sì, Giusto? anzi, Ok. se stiamo a vedere, addirittura puliscono ulteriormente la posata, perché è ovvio che comunque a livello stiamo parlando di micron, nel senso la posata, anche l'acciaio, se appare lucido e liscio, presenta delle rugosità, quindi a livello proprio particellare c'è dello sporco presente in queste rugosità. Invece con questa sabbiatura ulteriormente riesce ad asportare, diciamo, queste asperità nel materiale, quindi in realtà da un punto di vista sanitario è una posata che è ancora più pulita, perché viene sia lucidata che poi sabbiata e ovviamente poi rilavata. Dà al vantaggio che, per esempio, la particolarità con la ceramica che non vengono lasciate le impronte, quindi a livello di servizio, per esempio nei ristoranti, perché ha veramente avuto un grosso successo nella ristorazione, perché ovviamente in certi ristoranti il cameriere deve stare attento a non lasciare l'impronta sulla posata, perché se uno arriva al ristorante, si siede e vede le posate con le impronte digitali del cameriere, magari non è il Il massimo. massimo. Invece questa posata ha anche il vantaggio, per esempio, che non ha né aloni e né rimangono impresse le impronte. E sostanzialmente l'effetto che piace, però ovviamente è l'effetto, perché poi dipende, visto che l'opaco anche in casa, non so, nelle maniglie, nei rubinetti, comunque negli ultimi anni sta crescendo, in realtà anche il settore ristorazione un po' l'ha seguito e effettivamente ha avuto un bel successo. Sì, chiaro. Beh, ottima posata, sì. Sicuramente è diversa rispetto a quella lucida e soprattutto per questo particolare che non avevo tenuto in considerazione, proprio il fatto che il cameriere che ti porta effettivamente la posata può lasciare un'impronta sopra. Sì, perché forse adesso usano i guanti per questioni Covid, ma prima ovviamente la Sì, sì. posata veniva lasciata normalmente. Normalmente. Ok. Mentre abbiamo un altro tipo di finitura che si chiama démodé. Sì, Ok, effetto démodé, eccolo qua. che premetto a me non fa impazzire, però anche qui in realtà bisogna essere onesti, dopo ovviamente qua nel settore delle finiture, ma anche con in genere le posate, si va proprio a gusti personali, cioè c'è un Sì, cliente che potrebbe dirci benissimo che non gli piacciono, assolutamente no, c'è l'altro invece che impazzisce e riesce anche a venderne tante, perché molto fa ovviamente anche come si predispone poi il grossista verso il cliente, il ristoratore e quant'altro. Questo sì. tipo di finitura, allora, viene creato sostanzialmente simile al precedente, nel senso che anche qui c'è sfregamento contro delle microsfere che però sono di metallo e non vengono sabbiate, ma semplicemente rotolate. Ah, Queste posate, il concetto è quello che a me non fa impazzire troppo, però in realtà ho visto delle mise en place fatte veramente bene con posate anticate, è appunto dare storicità e quel senso di antico alla posata. Quindi noi, dopo aver pulito la posata, perché comunque tutti i trattamenti li facciamo su richiesta, perché avendo 30 linee di posate non possiamo noi sapere a priori quale ci chiedono quanti pezzi, quindi noi prendiamo la posata lucida e successivamente, che sia finitura ice o in questo caso démodé, viene trattata. Anche in questo caso è un trattamento meccanico superficiale. Detto brutalmente, vengono rigate le posate superficialmente, quindi ovviamente la posata da un punto di vista della qualità non ne risente.
L'indiscusso vantaggio è che se in un ristorante, soprattutto di certi livelli, le posate dopo un certo periodo, se sono troppo rigate, vanno cambiate, qui in realtà allungano la vita quasi all'infinito alla loro posata, perché l'effetto è proprio quello, cioè dare Sì, l'effetto di antico, per cui che ci sia un graffio in più o in meno, tutto non è assolutamente visibile. chiaro, chiaro, chiaro. Sì, è l'effetto praticamente anticato, quindi ottimo. Poi, chiaro, il gusto va un po' in base al cliente, magari davvero hai quel cliente a cui non piace e quel cliente che ti ordina solo queste, Sì, sì, e sì. quindi quello è un po' così. Altra domanda di Ilario, che mi chiede, cioè ci chiede: posate in argento le realizzate e come vengono realizzate? Allora, posate in argento, vabbè, ovviamente penso che intenda con la copertura in argento, Perché forse non so la differenza. Ci sono perché quelli. Vai pure, vai pure. allora, posate completamente in argento, ovviamente noi no, non la realizziamo. È possibile invece rivestirle in argento. Ovviamente non è un processo che facciamo noi perché bisogna appoggiarsi alle galvaniche, devono avere le vasche e tutto, però è possibile effettivamente, sono andate molto in disuso anche questa tipologia di trattamento, a discapito invece di quello che vedremo dopo di un altro tipo di trattamento che è il PVD, però in questo caso sostanzialmente vengono immerse in queste vasche e in base allo spessore, perché ovviamente sono andate in disuso sia per un po' l'argentato in generale, che a casa non si vede molto più. Penso solo ai matrimoni, alle varie bomboniere che una volta venivano date, cornici in argento, zuccheriere in argento, piatti in argento, adesso sono andati un po' in disuso. Il secondo punto ovviamente è il costo, perché parliamo di micron di argentatura e in base che sia 5 micron, 8 micron, 13 micron, il prezzo per una posata può veramente quadruplicare, e quindi ecco, il punto per cui è possibile farlo anche questo, perché sono tutti trattamenti che ovviamente si fanno su richiesta, ma noi direttamente no, perché ci sono galvaniche Sì, 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 specializzate in questo, e chiaro. semplicemente sono fatte a immersione, e in base alla quantità di argento che si vuole lasciare alla posata e quindi al pregio che gli si vuol dare, ne determina quindi il prezzo e la durata di lavorazione. Ok. Ok, scusami, salvi, ma continuano ad arrivarti domande. Prego, prego. Speriamo Altra non siano domanda. troppo difficili, se no... No, 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 no. Però è giusto spiegare a Ilario che effettivamente è così, nel senso c'è differenza tra una posata cromata oppure fare la posata direttamente con l'argento, e sono cose completamente diverse. Sì, sì, Poi sì. Diego che chiede cosa c'è alla base del concept di un progetto di posate e da dove arriva l'ispirazione. Allora, la grossa ispirazione, allora bisogna anche essere sinceri, ovviamente ci sono ditte molto più grandi di noi, e quindi noi partecipando alle fiere, che sia per esempio Francoforte, se qualcuno ha avuto diciamo il piacere di visitare la fiera di Francoforte Ambiente, che adesso è 2 anni che purtroppo non c'è, ci sono più o meno un padiglione di posate, pentole, bicchieri, quindi praticamente si vede il mondo. È ovvio che le posate sembrano tutte uguali, cioè io ovviamente quando mi staccavo un attimo dal mio stand, facevo un giro nel padiglione, già dopo 2 ore ti sembrano veramente che le posate siano tutte uguali. A primo impatto, non entrando negli stand, però camminando, praticamente uno quasi si annoia perché sembrano veramente tutte uguali. Però questa ricerca, diciamo, di una sagoma nuova aiuta molto ovviamente l'azienda a distinguersi. Quindi l'ispirazione in realtà viene cercata innanzitutto da cosa puoi inserire nella tua azienda di posata innovativa, cioè la prima che avevi fatto vedere, che era il modello Oceania triangolare, per esempio, non è una posata Torno indietro. che è Ecco. esatto, in cui per esempio si può vedere anche il doppio tipo di coltello, quello normale, e invece abbiamo ideato anche quello che appoggiando la lama sta in verticale, per cui è un altro tipo di presentazione.
Quindi l'ispirazione in sé in realtà poi avviene da più menti, nel senso ovviamente mio cugino è la parte commerciale, quindi anche lui sente molti input da parte sia dei nostri agenti che dei clienti. Poi Mia sorella... poi dalla funzione anche che deve avere. Sì, 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 quello senza dubbio. Poi mia sorella Cinzia, essendo anche lei designer, ovviamente ha più gusto di me, che magari bazzico un po' di più con i numeri e con i centri di lavoro, ecco. Sì. E poi ovviamente si va a vedere appunto quello che manca un po' anche a catalogo, e lì parte un po' lo studio. Per esempio questo coltello, iniziavamo a sentire un po' qualche richiesta sporadica di una tipologia di coltello diverso che seguisse lo sviluppo della messa in tavola delle posate. Per esempio adesso stanno sparendo le tovaglie da molti ristoranti, quindi o il coltello verticale oppure gli appoggiaposate che mantengono il coltello verticale. Cioè ci sono molti input che lancia il settore Horeca, che è sempre in perenne sviluppo e che noi quindi cerchiamo di seguire. Dopo ovviamente mettendo insieme queste più opinioni si inizia a fare le prove. Spesso magari il primo disegno lo si guarda e si dice no, questa posata è difficile un po' da spiegare se No, non allora è... guarda, ti posso in parte aiutare, nel senso che, rispondendo un po' a Diego, guarda ad esempio questo set di posate. Quindi parti dal cucchiaino, il cucchiaio grande, forchetta e i due tipi di coltelli. Se tu prendi in mano, ad esempio, il cucchiaio, è magari perfetto per quanto riguarda, non so, prendere una zuppa, ok? La stessa cosa può essere per quanto riguarda il gelato. Quel tipo di, diciamo, onda che fa, curvatura, può essere fatta ad esempio anche al contrario. Prendendo in mano quella posata, il tipo di sensazione cambia completamente. Stessa cosa per i rebbi, ci sono quelli da 4, ci sono quelli da 3, ci sono i rebbi che sono, se non sbaglio, più comodi per il pesce, ci sono i coltelli da pesce. E quindi credimi, le posate sembrano tutte uguali, analizzandole poi c'è un mondo anche sul coltello da carne, coltello invece che non è da da carne, pizza, da bistecca, da tavola, da frutta, da colazione, spalmaburro, cioè esatto, è cioè un lì mondo... c'è un mondo. Infatti sulle posate è incredibile perché ad una prima occhiata sembrano molto simili e poi vai ad analizzarli e no, non è assolutamente così, è completamente diverso. Quindi ti dico, è un mondo, dico, dietro quelle posate c'è un mondo incredibile ed è in continua evoluzione perché ogni anno vengono proposte nuove posate. Altra domanda, Salvi, oggi è il tuo giorno. È il mio giorno. Mi piacerebbe sapere se vengono fatti dei test sulle posate, praticità d'uso, ma anche più tecnici tipo resistenza. Grazie e complimenti per il contenuto. Allora, grazie, spero di riuscire a rispondere in modo abbastanza decente, perché come diceva Stefano, la telecamera non è esattamente il mio Sì, ma è una habitat. chiacchierata, una chiacchierata. Ti dico, io di solito quando faccio queste cose bevo tipo 1 litro d'acqua e non me ne rendo conto ed è quello che sto facendo. No, qua dentro penso ci siano tipo 35 gradi percepiti, nonostante l'ufficio ne segni 18, però Tra le va altre bene, va cose, bene. vabbè, rompendo un po' il ghiaccio, ma prima si sentivano le campane del dosso? C'è il dosso ancora con le campane? È possibile? Noi sì, stiamo rifacendo, cioè la parrocchia sta sistemando la chiesetta del Dosso, sì, ha Pensa rifatto te. tutta la volta, adesso stanno sistemando internamente, perché c'era il discorso belle arti, perché è una chiesa molto antica, Antica. quindi bisognava ricostruire la volta in legno interna, Chiaro, parecchi interventi. chiaro, chiaro, chiaro. Va bene, scusate. Torniamo a noi. Allora, Sì. tornando alla domanda, allora, test sul tipo di resistenza, devo essere sincero, in realtà non direttamente, nel senso che si sa già che l'acciaio inox è resistente, ovviamente agli urti, non ai graffi, perché ovviamente se si prende una forchetta si struscia le punte sulla tazza del cucchiaio, questo si graffia, perché talvolta riceviamo segnalazioni veramente strane della serie: ha utilizzato le posate e si sono graffiate, d'altronde sì.
non sono indistruttibili e si graffiano. Così come se vuoi piegare una forchetta, a meno che non abbia spessori sopra il 3 mm, oppure 2,5 particolarmente nervata, perché noi cerchiamo sempre di nervare, che fa molto in una posata, volendo collegarsi a questa domanda sul tipo di resistenza e la nervatura, cioè posate non, diciamo, non italiane, senza specificare per forza Sì, la sì, sì, sì. provenienza. Per esempio, possono ricadere, che vengono dall'estero, ricadono nella prima tipologia, quella più semplice, cioè tranciatura unica e piegatura, solo che c'è modo di piegare e modo di piegare. Se Chiaro. tengo il manico completamente piatto, quello può essere di 3 mm, ma io riesco a piegarlo. Se invece, vedendolo, diciamo, in sezione, gli si dà una concavità a questi 3 mm, questi 3 mm da un punto di vista meccanico, anche se non so dire in realtà che valori può assumere, però è molto più resistente a forza di, appunto, flessione. Mentre da un punto di vista... Poi tenete presente ragazzi che SolidWorks, che è il programma che utilizza Fabio, è una bomba, nel senso che voi lo potete davvero provare, cioè utilizzare anche per fare alcuni test, nel caso Sì, in cui sia necessario. Quindi ormai questi, diciamo, test vengono fatti direttamente magari in 3D, quindi tenete in considerazione che è possibile fare anche una cosa del genere oggi. sì, 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 sì. E riguardo invece la praticità d'uso, quella in realtà viene molto provata un po' dall'esperienza, nel senso che, come diceva prima Stefano, se una posata dovesse avere il manico che guarda all'insù, si capisce un po' subito che sostanzialmente alla presa è scomoda. Oppure bisogna studiare soprattutto il cucchiaio viene sempre preso, diciamo, nello stesso modo. La forchetta invece si presenta a tavola, diciamo che dritta, ma poi quando la utilizziamo sostanzialmente al rovescio, con l'indice, diciamo, dietro il collo per infilzare, e quindi a quel punto che si vede se la posata è comoda o no. Infatti noi, comunque, prima di iniziare tutta la serie di stampi, adesso stiamo infatti sviluppando un nuovo modello, perché più o meno facendo tutto internamente ci vuole un anno più o meno per sviluppare una linea di posate quasi basica, che vuol Sì, sì, dire sì. cucchiaio, forchetta, coltello da tavola, cucchiaio, forchetta, coltello frutta, forchettina dolce, caffè, moka, cucchiaione, forchettone mestolo. Per sviluppare questa serie ci vuole un anno. Dopo, se si vuole andare a ampliarla con il gelato, il bibita, la forchettina lumaca, cucchiaio zuppa, i tempi si allungano. Però quindi prima in realtà di andare a disegnare, cioè di produrre gli stampi, vengono fatte prove proprio fisiche, cioè viene creata tagliamo da degli scarti di lamiera di cui vogliamo produrre la posata di quello spessore, viene piegata, viene tagliata e piegata in modo tale da dargli la sagoma che vorremmo, e a quel punto in realtà si prova sul campo direttamente se è pratica o no, perché ovviamente anche la lunghezza della tazza, abbiamo ormai i nostri standard più o meno, cioè la tazza non può essere larga 60 mm, non entrerebbe in bocca a nessuno sostanzialmente. Così come se è troppo piccola o troppo fonda, sappiamo che crea problemi nell'imbutitura, nella cognatura, nello stampo. Oppure se è troppo fonda, o se è troppo poco fonda, uno ti dice sì, la minestra però la finisco in 2 ore sostanzialmente. Quindi c'è sempre ovviamente un po' l'esperienza che viene tramandata, e dall'altro comunque la prova pratica della posata, del prototipo viene fatta, quello sì. Sì, 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 chiaro, chiaro. Quindi dietro c'è un lavoro enorme, anche solo, come diceva Fabio, una collezione di posate richiede 1 anno, okay, e non è una cosa che si fa in poco tempo, è un lavoro molto lungo. No, anche perché bisogna stare attenti a non sbagliare, nel senso che se sbagli qualcosa non dico solo dal punto di vista meccanico, nel senso che può capitare che si sbagli magari un pezzo dello stampo, si rifà, ma se si sbaglia qualcosa nel design della posata, in realtà a vederla dici è tutto a posto, se però manca quella finitura, quel design particolare, oppure riguardo alla praticità, se risulta scomoda a maneggiarla,
quella posata non si vende più, perché ovviamente non si vende, e tu ormai hai fatto tutta un'attrezzatura di un anno, hai speso tempo, ti resta a magazzino, quindi ovviamente si va sempre in punta di piedi prima di lanciare un nuovo modello, comunque di partire con la produzione degli stampi di nuovo modello. Certo, chiaro. Ok, andiamo alla... Prima abbiamo parlato della finitura PVD. Che Sì, cos'è esattamente la finitura PVD? Aspetta che vado è sulla slide. PVD sta Eccola qui. per Physical Vapor Deposition ed Mhm. è un modo per rivestire la posata. Non dico colorare perché è più corretto dire rivestire, in quanto sostanzialmente queste posate vengono, vengono date ovviamente a una galvanica. Noi per esempio facciamo per adesso 3-4 colori: oro, rame, nero, e adesso sta andando anche di moda il color champagne, ma poi si è visto anche rosa. In fiere si vede anche l'azzurro, il verde, dopo lì si va molto sul particolare. E questo tipo di lavorazione viene fatto dalle galvaniche, perché le posate vengono prese, messe in camere sottovuoto. In queste camere vengono fatte sostanzialmente evaporare i metalli che daranno poi la colorazione alla posata depositandosi. Per esempio, il color bronzo viene dato facendo evaporare percentuali di rame, per cui in questa camera sottovuoto evaporano e si depositano sulla posata, creando questo rivestimento, questa pellicola, se vogliamo chiamarla così, della colorazione che è stata ottenuta. Poi ovviamente qua è un lavoro molto delicato della galvanica, in quanto, ripeto, la posata dal punto di vista meccanico non subisce alterazioni, perché è una camera sottovuoto, quindi non viene né scaldata né raffreddata, semplicemente sta tutto alla galvanica a trovare le giuste percentuali di evaporazione dei materiali contenuti nella camera, tempi di deposito. Infatti quello che ho sottolineato che è un rivestimento, perché anche qui tra le altre a volte lamentele che possono arrivare, prendono le forchette o il cucchiaio, lo mettono nel cassetto un po' alla rinfusa. È ovvio che essendo un rivestimento colorato, se si fa uno sfregio risalta ancora di più rispetto a una posata lucida. Il problema è che essendo un rivestimento, una volta che è stato asportato questo sottile rivestimento, è stato asportato. Quindi queste sono posate che già hanno un alto costo, però comunque, ripeto, per l'indirizzo che sta seguendo il settore Oreca ristorazione, hanno parecchio successo e richiesta, lasciando perdere poi per esempio i mercati dell'Oriente. Noi lavoriamo comunque con zone di Dubai, Emirati, e ovviamente quando vedono le posate oro, che non è Impazzito. oro, però ovviamente dal concetto del dorato ovviamente ne vanno matti, e quindi c'è richiesta. Però anche in genere in Italia e in Europa, con lo sviluppo di una differente mise en place, è un settore un po' più di nicchia, perché ha un costo molto maggiore rispetto ai precedenti trattamenti, più delicato anche dal punto di vista del ristoratore che deve mantenerlo intatto, perché è ovvio che una posata in questo caso, se si riga, non puoi neanche metterla in tavola. Se la posata lucida puoi andare avanti magari un po' di mesi dicendo finché non si riga di più. Queste posate ovviamente sono più delicate, o così come tanti le usano magari per come regalo privato, il servizio della domenica, solo che lì si è sicuri perché magari la signora lo tiene custodito nella vetrinetta e lo serve solo a Natale. Invece i Sì, ristoratori ovviamente devono essere un po' più attenti a riguardo. chiaro. Questa finitura è possibile farla su tutti i tipi di posate, Sì, giusto? Okay. sì, perché noi abbiamo il magazzino sostanzialmente, nostra produzione lavora sul magazzino, quindi noi riempiamo il nostro magazzino, indipendentemente se in quel periodo ci siano ordini o meno, non lavoriamo esattamente su commessa. Quindi noi Okay. abbiamo tutto il nostro magazzino pronto a consegna. Quando ci chiedono voglio il modello Grand Hotel oro, oppure voglio il modello VIP col trattamento ICE, noi differenziamo i trattamenti, e infatti una nostra un po' forza è questa, riuscire
comunque essere abbastanza veloci e avere merce disponibile. Sì, Poi, chiaro. essendo un mondo, quello dei trattamenti, vastissimo, perché si possono anche mischiare questi trattamenti che abbiamo visto, cioè il satinato oro Ah, oppure l'anticato rame. Ci sono in realtà alcuni modelli che capisci che col trattamento, abbiamo dei modelli che sono stati fatti da mio nonno sostanzialmente, che ormai stavano andando in disuso perché avevano appunto quelle finiture barocche, incisioni, ma nell'uscire questi trattamenti, in particolare il Démodé, ha dato di nuovo una spinta alle vendite di questi modelli antichi, e poi con le colorazioni poi c'è un mix ovviamente di, praticamente ti si quadruplicano i modelli se stiamo a vedere. esatto, esatto, esatto. Quindi a voi conviene avere il magazzino con il, diciamo, la finitura base e poi Sì, fate tutto il resto, sì, chiaro. sì, sì, perché posate che lucide non ti piacciono, in realtà trattate con un tipo di trattamento ti piacciono, con l'altro no, e quindi in realtà ha dato ancora un po' più spinta alle vendite di certi tipi di posate, quello sì. Chiaro, 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 chiaro. Io volendo posso personalizzarle queste pesate? Cioè nel senso metti il caso che, non lo so, un cliente, vuole comprare la posata e mettere proprio il loghettino sopra. Allora, sì, quello senza dubbio, perché se si tratta di personalizzazione a livello, diciamo così, di marchio, Mh-mh. allora noi ovviamente produciamo anche posate per grossi rivenditori esteri che quindi fanno quantitativi e preferiscono avere il loro marchio sul retro della posata. Ovviamente se raggiungono certi quantitativi noi direttamente mettiamo il marchio del cliente e non il nostro. Ah, Questo okay. perché il marchio viene messo come primo step nella produzione. Quando viene creata la posata tutta piatta, subito prima che venga tagliata, ovviamente lo stampo è calcolato per avere un certo tipo di passo nella posata e nel bollo, viene inciso il bollo, quindi una volta che è marcata, la posata è marcata. Poi Okay. invece per ordini più piccoli, oppure per esempio a volte dei bistrò ci chiedono il loro loghettino del ristorante, oppure c'è il privato che ha richiesto il suo nome, le iniziali, allora è possibile semplicemente prendere le posate, abbiamo il software per creare questi loghi laser ed è possibile mettere il logo del cliente sul fronte della posata sostanzialmente. Di solito quando viene messa in tavola così si vede. Diverso invece è il discorso quando magari ci contattano, a volte designer o ci è capitato anche delle grosse ditte in questi periodi di pandemia con i problemi legati all'Oriente, che richiedessero proprio design personalizzato Ah, e quasi sempre esclusivo. Invece da quel punto di vista siamo un po' più remissivi, nel senso che col fatto che noi gli stampi siamo in 3 che li produciamo, abbiamo la nostra catena diciamo assodata e siamo in 3 che produciamo gli stampi internamente. Poiché ci serve quasi un anno, come dicevo, per produrre una sì. linea, pensare di lavorare un anno in meccanica per produrre degli stampi per un cliente, dovendo poi solo vendere quel design a lui, già è un po' un problema, perché poi ovviamente come in tutti i campi penso si parte sempre da grandi aspettative, poi dopo bisogna vedere se le aspettative Vengono ripagano. rispettate, esatto. Esatto. Invece il secondo punto che tante volte magari può creare problema, di solito questo magari da designer privati, è che contattano dicendo ho progettato una posata da un design innovativo che per me avrà ottime vendite. A volte te lo anticipano, a volte non ti fanno vedere ovviamente neanche una bozza perché hanno paura che gli si copi. A volte mi è capitato di invece inviassero dei JPEG molto grossolani, giustamente perché hanno lavorato ore anche loro, quindi però già nel vedere certi design cade il terzo punto, diciamo, di cui avevo parlato all'inizio, sia la fattibilità meccanico-produttiva. Cioè si vede il designer, sì, già c'è magari il dubbio, come aveva chiesto Andrea, no? Andrea Forse? probabilmente, sulla praticità d'uso, sì. Ah sì, 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 Già Andrea. magari vedendo certe posate o certi design, noi vediamo comunque un po' di esperienza ce l'abbiamo, quindi vediamo che ci sono dei difetti o grossi dubbi
e soprattutto che frena poi è la fattibilità meccanica, perché ora, facendo un esempio esagerato, Salvinelli che vuole fare una posata col manico a forma di S, vabbè, bellissimo, però praticità zero, e penso che lo scarto sia maggiore del numero di pezzi che ti esce. Quindi ovviamente sulla personalizzazione dal punto di vista del designer, quello bisogna stare molto, molto attenti. Chiaro, chiaro. Sì, quello, guarda, sulla fattibilità e con tutto, cioè su Sì, sì, tutti i sì. campi è proprio così, è proprio così. Ok, 2022, avete introdotto, o se ne si può parlare, nuovi modelli? Sì, sì, ne Ok. parliamo perché le fiere ci hanno tagliato un po' fuori. Sì, le fiere, la fiera ambiente è proprio saltata di netto, Sì, è il giusto? secondo anno, sì. Porca miseria. Devo dire che c'è l'onestà dall'altra parte, che rifondano completamente i soldi dell'iscrizione e quant'altro, Ok. però l'avevano fatta saltare ancora per la questione della variante Omicron, Omicron, quindi sì. in Germania poi c'erano parecchi casi e avevano già deciso di annullarla a metà gennaio sostanzialmente. Ok. Però quest'anno per la fiera ambiente eravamo pronti per presentare il nuovo modello Zen, Eccolo qua. e Sì. volendo riprendere velocemente un po' i punti che abbiamo seguito per studiare questo modello, sostanzialmente venivamo dagli ultimi 4-5 modelli che erano di spessore dal 3 mm in su, quindi fascia medio-alta. Ok. Quindi la prima cosa è stata dire, in realtà c'è un periodo, come avevo detto, lo spessore della posata determina la qualità e quindi il prezzo. Periodo obiettivamente di crisi, perché ristoratori ne hanno risentito, noi ne abbiamo risentito, quindi abbiamo detto iniziamo a fare una posata di un livello medio, e quindi ci siamo posizionati, dovevamo scegliere fra i 2 mm e 2 mm e mezzo di spessore. 2 mm, a quel punto siamo andati a vedere il nostro catalogo per capire, 2 mm e mezzo ne avevamo già molte di linee. Allora ci siamo indirizzati sul 2,2, perché abbiamo solo 3 linee in quello spessore, tendenzialmente un po' datate, ne stiamo ancora vendendo molte, però abbiamo detto mettiamo una posata fresca in un settore di mercato che si basa a medio livello, con un design che vada a rinfrescare appunto il nostro catalogo, e ovviamente vedendo le mode del momento, posata liscia, perché almeno diciamo che, come avevo detto, adesso la corrente un po' è per la posata liscia, e poi la sagoma, anche lì avevamo già 2 posate tonde in quello spessore e una quadrata, mi ho detto facciamo la seconda quadrata, anche poi per questioni di scarto, che avevo detto che ovviamente meno c'è scarto più si riesce a essere competitivi col prezzo, quindi questa posata diciamo è stata di partenza studiata, non guardando il design come magari il modello Oceania che era quello triangolare, che lì si è detto si fa una posata di design, il prezzo che esce sarà quello che sarà. Chiaro. Qua invece si è puntato più a dire puntiamo alla fascia di prezzo e gli studiamo dal punto di vista meccanico una buona posata, semplice però comunque elegante, fresca, e quindi è uscito questo modello Zen. Purtroppo la fiera di Francoforte era una di quelle che dava molta spinta, ma in tutti i settori, nel senso che fossero bicchieri, piatti, essendo poi a inizio anno era la fiera delle novità, quindi aiutava a presentare. Adesso in questi 2 anni senza fiere, presentare solo online non è facile, anche perché comunque per fortuna abbiamo una buona rete di agenti, anche i nostri distributori ci danno fiducia, quindi non hanno remori a inserire nuovi modelli, ovviamente che gli piacciono, perché poi l'ufficio acquisti decide lui se il modello gli piace o meno. Certo, sì, quello poi ecco, poi che vadano, cioè, il successo di questa posata, esatto, dipende molto anche da quanto va praticamente, dalla Sì, risposta che ha. sì, sì, Okay. sì, sì. Okay. Questo è diciamo il vostro modello principale del 2022 in sostanza. Sì, è il nuovo modello, sì. Okay, perfetto. Altra domanda di Diego, non so però se sappiamo risponderti a questa. Essendo appassionato Conosci? di S mhmm,
No, dovrei vedere un'immagine. Skeleton Nendo. Aspetta, vado a Fai già ricercare. tu? Aspetta, vediamo se riesco a condividere tipo una... Vado su Google e lo condividiamo in tempo reale, vediamo. Allora, condividi schermo, vediamo finestra. No, finestra, eccola qua. Ok, allora, Skeleton Nendo. Ah, ok. Ho capito. Hai presente? Sì, 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 e dopo i nomi esattamente a volte Sì, sfuggono. no, no, ma con tutti, nel senso io ricordo un po' di nomi, ma non ricordo sicuramente tutto il mondo del design. E diciamo, allora, sicuramente, vabbè, c'è uno studio dietro non fatto da, da solo 2 persone, ma sicuramente son posate, studiate da designer e dirò, quando si vedono certi tipi di posate, a mio avviso, soprattutto in Italia, sono sostanzialmente impossibili da fare. Cioè qua già bisogna fare una piccola differenza che questa produzione 99% è spostata probabilmente in Cina, dove la manodopera allora già non han problemi a fare gli stampi, nel senso che là in 3 mesi sviluppano una serie di posate e Certo, hai in 3 mesi uno può avere tutte le set di posate, qualunque sia, magari ti chiederanno i soldi degli stampi, però sostanzialmente son molto più veloci e oltretutto, appunto, pagandogli gli stampi, le perdite loro le han già assorbite. C'è il problema sicuramente vedendo che mi viene già in mente la fase di pulitura, perché qua sì, qua è un bel bisogna anche macello. calcolare che una volta, almeno dico Lumezzane Sì, sì, perché sì, vai, ovviamente vai, sto vai, vai. qua, di posatieri ce n'eran molti di più e di conseguenza anche i cosiddetti spazzolini, cioè i pulitori delle posate, ce n'eran molti. Adesso i pulitori di posate si sono ridotti a 3 o 4 che puliscono a noi e ai nostri altri concorrenti, ma perché servono numeri. Ormai qua ovviamente loro hanno queste tavole rotanti di 8 metri, devono avere 100.000 pezzi al giorno minimo per farle andare. Per cui, e anche loro ormai il concetto in Italia è lavorare sull'automatismo. Pulire in modo automatico questi tipi di posate, soprattutto per esempio anche il coltello che internamente è forato, cioè sono tutti lavori obiettivamente da fare a mano. Purtroppo, cioè o meglio, alcuni marchi hanno la fortuna che poi volendo possono vendere anche le posate a certi prezzi, ovvero sono quasi loro che decidono semplicemente il prezzo di mercato delle loro posate. Noi già essendo nel settore appunto ristorazione, in realtà dobbiamo stare attenti poi al prezzo di mercato. Sì, 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 sì. Quindi rispetto a questo set di posate, noi personalmente non ci azzarderemmo mai, ma perché prima di avere posate di questo tipo ce ne mancano molte altre, non così di design, ma magari già più particolari delle nostre. Sì, poi ti dico qua, secondo me, rispondendo a Diego, sta molto anche nella funzione, nel senso che, come diceva uno chef, adesso non mi ricordo non ricordo bene, non è tanto l'impiattamento che ti rimane in mente, ma è poi il gusto di quello che mangi, okay? In questo caso, se tu provi a utilizzarlo quotidianamente, poi ti rendi conto di una serie di problemi che potrebbero avere queste posate, perché è interessante il gioco che lo puoi appoggiare nel bicchiere o sulla Sul tazza. piattino, sì, sì. Esatto, però il rischio è grosso, nel senso anche un coltello forato così, da utilizzare già penso che sia un render, nel senso che io vedo che no, no, anzi è una fotografia, però vedo che lo spessore è davvero grosso nel punto in cui c'è il coltello e non so quanto sia funzionale sinceramente. Dopo dal Eh, punto di vista della produzione, dirò, vedendo così, non ha nulla di diverso dalla produzione delle posate normali, cioè sostanzialmente il coltello sì. di sicuro ricavato dalla lamiera viene ingrandito, avrà un passaggio in più in cui c'è un punzone che taglia il foro centrale,
solo che noi ormai per stare in certi costi dobbiamo fare le posate in 4 operazioni. Queste in modo soprattutto semiautomatico, ovvero l'operatore carica la macchina, poi abbiamo il roboscara, il braccio con la cinghia che lamina, il ribaltatore, il roboscara che poi prende il pezzo e trancia sotto la trancia, in modo che non si vada più con le mani sostanzialmente nell'area di lavoro e di tranciatura. Qua senza dubbio ci sono molti passi in più e alcuni sicuramente fatti a mano, quindi dal punto di vista produttivo non vedo nulla di particolarissimo, cioè il sistema per fare posate è quello. Hanno sicuramente aumentato il numero di processi e c'è un passaggio a mano che purtroppo solo in certe zone è possibile del mondo fare. molto all'est, molto verso l'est. Sì, questo sì. Quindi nel senso nulla togliere al design, però è un po' diverso. Però Diego, ci sono anche posate, cioè poi bisogna vedere se ha successo sul mercato, perché ti faccio vedere un'ultima cosa, poi torniamo all'ultima domanda che è la posate AJ. Queste posate, eccole qua, queste che sono molto strane, sono di Arne Jacobsen, fatte per un'azienda nel nord Europa, le ha fatte solo per un hotel e dopo meno di un anno le hanno cambiate perché in sostanza i clienti non volevano utilizzare queste posate. Cioè, giusto per farti capire Sì. a volte come possono andare certi set di posate effettivamente. Dopo ripeto, una grossa differenza sta proprio nel settore casalingo, regalistico e ristorazione, cioè quello di prima Sì. in realtà fa molta scena anche come regalo privato, per cui poi magari uno, ripeto, le usa una volta a Natale, fanno scena, oltretutto avranno sicuramente un prezzo molto alto quelle posate, per cui come regalo da privato ci sta. Se già un ristoratore che, non so, mediamente una forchetta magari la paga 2 euro, gli si dice 10 e ha 200 coperti, non può spendere già 2000 euro solo per le forchette. Quindi sì, esatto. c'è ovviamente già quella la distinzione di base, che è quella che abbiamo fatto noi ancora anni fa e quindi adesso seguiamo, se deve seguire la direzione Oreca o ristorazione. Settore casalingo regalistico, quello dà ancora in realtà più libertà al fatto del design, perché a quel punto entra la questione gusto e va in secondo piano il prezzo, cioè detto in parole povere, se devo fare un regalo, se mi costa 30 euro, mi costa 50, però è un regalo, basta. Invece nel settore ristorazione che si va poi sui riordini, sui quantitativi, allora lì il discorso ovviamente completamente cambia. Diverso. No, infatti, giustissimo. E tornando a noi, dal tuo punto di vista, il futuro, diciamo, di questo settore, quale potrebbe essere? Allora, sicuramente in sviluppo, perché allora, il settore Oreca comunque è legato al turismo. Basti pensare che cosa è successo comunque col Covid, nel senso nel 2020, noi da aprile a luglio, quando c'è stato il boom, la prima ondata, noi siamo stati completamente chiusi, cioè mentre altre ditte comunque non del settore posateria lavoravano, il nostro settore essendo legato alla ristorazione, finché non avevamo aperto i ristoranti noi siamo stati completamente chiusi. Nel riniziare le aperture a luglio avevamo riniziato a lavorare, con la seconda ondata di ottobre fino a maggio dell'anno scorso di nuovo ristoranti erano tutti chiusi tranne l'Asporto, se non ricordo male, e quindi di nuovo noi eravamo crollati, quindi noi siamo molto legati al turismo. Il turismo è indubbio che comunque sta aumentando, nel senso la gente in generale viaggia, lasciando perdere questi 2 anni e questo periodo, in generale le persone viaggiano molto di più, sono cambiati un po' anche gli usi, nel senso stava aumentando la percentuale di gente che generalmente andava a mangiare fuori o andava dai take away, poi il Covid un attimo ha ricostretto tutti a cucinare in casa e a fare pizze e pasta in casa, ma se no tendenzialmente la prima risposta che è stata all'apertura dei ristoranti è stato di nuovo ristoranti tutti esauriti. Quindi è un settore la cui domanda di fondo di sicuro c'è, anche perché poi noi operando 70% del nostro mercato italiano, effettivamente abbiamo la fortuna che l'Italia è il bel paese,
turismo c'è, quindi comunque la domanda sicuramente andrà crescendo appena il periodo un po' si calma. Si calma. E poi un settore in fase di sviluppo, se pensiamo anche al successo che sta avendo la cucina in generale in TV. Basta pensare, lasciando perdere direttamente i programmi di cucina in cui c'è il cuoco che cucina, lo chef, però sono aumentati molto programmi in cui si dà molta attenzione anche alla location, volendo fare riferimenti, Sì. alla mise en place, o adesso non mi ricordo il nome del programma in cui c'erano addirittura, sono i privati che si invitano a casa e valutano Cortesie per gli ospiti. ecco, quello lì, Sì. che comunque anche lì, oppure appunto in 4 ristoranti 4 ristoranti. o 4 hotel anche, si dà molta importanza anche alla mise en place, in cui vedi che gli stessi ristoratori commentano, ma il bicchiere, ma la posata, ma la tovaglietta, e quindi se i gusti cambiano, le mode comunque cambiano, infatti per questo che dicevo il reparto trattamenti, che fosse Ice, Demodé, PVD, ha ricevuto molta spinta. Basti pensare appunto, le tovaglie stanno sparendo, magari stanno mettendo le tovagliette o addirittura niente tovagliette, ma allora per non sporcare la tavola serve il poggiaposate normale, oppure che tiene in verticale il coltello. Allora da lì magari si fa il coltello che resta da solo in verticale. Cioè ci sono veramente, oltre ad avere la domanda da parte del turismo, c'è la domanda da parte del ristoratore che vuole comunque abbellire, e poi da non dimenticare che pian piano lo sto scoprendo anch'io, che esistono, per esempio, le abbiamo inserite, però volendo essere specifici nel settore ristorazione, e noi ci proviamo a farlo pian piano, per mangiare la lumaca serve la forchettina lumaca, che ha 2 rebbi particolarmente lunghi e leggermente stretti, diversa invece dalla forchettina ostriche, che deve essere invece più ampia con i rebbi corti, che è diversa dalla forchettina antipasto. Cioè esistono una marea di oggettistiche che veramente, se vuoi in realtà specializzarti e essere riconosciuto come uno specialista del settore, anche se sono un po' di nicchia, perché le forchettine lumache, vi lascio pensare quante se ne possano vendere, rispetto per esempio a quelle ostriche, che invece non so, a quanto pare Vanno. fortunatamente l'Italia è circondata dal mare e quindi se ne riescono a vendere parecchie. Però ci sono veramente molti gadget e posate di non prima rilevanza, ma che vanno mantenute. In realtà noi stiamo andando ancora a scoprire e a ricercare posate particolari per utilizzi particolari. Per esempio adesso avevamo ampliato con la serie utensili da barman, quindi ovviamente shaker, passini, quelli li facciamo fare conto terzi, ma poi ci sono i cucchiaini, i bar spoon, quelli lunghi per esempio, che fungono da pestello, tutti un'oggettistica che è veramente ricercata. E dopo, come ultimo punto che ha dato, che si vedrà se darà una spinta, diciamo, alle posate in acciaio, ci sono poi fattori, diciamo, politici, nel senso fattori ambientali politici. Basti pensare, in teoria, l'annullamento della produzione di usa e getta in plastica. Ah, Ora, giusto. quello ha creato, la prima cosa che abbiamo fatto noi è pensare dei cucchiaini un cucchiaino e una forchettina, che noi abbiamo chiamato spritz. Era meglio chiamarlo pirlo, però pirlo in teoria lo capivamo, mi sa, solo nel bresciano. Solo noi, esatto. Abbiamo preferito stare più internazionali, chiamare modello spritz, che è una posata molto piccola, spessore 0,8, cioè leggerissima. Il prezzo è veramente irrisorio, ma il concetto qual è? La plastica ormai è abolita. Sì. In realtà, vedendo quanto costano le posate di cartone o bambù, insomma, materiali alternativi, non è da escludere che tanti in realtà stanno preferendo queste posatine, per esempio in acciaio, che concettualmente, ovviamente, è in acciaio in solo cromo, così è più economico,
inossidabile che puoi mettere in lavatrice, ma il fatto è che se lo perdi, perché non importa, nel senso stiamo parlando di posate che veramente sono sotto i 20 centesimi, 15 centesimi, quindi anche il ristoratore, se ha certe perdite, ovviamente non si mette le mani nei capelli, perché Certo. poi sembra un'assurdità che le posate abbiano una vita, perché tutti in realtà abbiamo presente le posate di casa o la nonna che ha ancora il servizio di quando si era sposata, sostanzialmente. Esatto. Però in realtà nella ristorazione, sia per motivi di gusti che per motivi di presentazione, quindi il ristorante che le posate rigate deve cambiarle perché ha l'immagine, sia per motivi di furti e smarrimenti, nel senso perché c'è chi dice che in realtà magari al bar gli rubano ancora i cucchiaini, o c'è anche chi dice, soprattutto ristoranti grandi nei coperchi, che fanno tanti coperchi, i camerieri sbadatamente tante volte le buttano nel pulire il piatto dall'umido. Insomma, a fine stagione tanti si trovano magari su 200 forchette, se ne trovano 30 di meno, solo che un anno, 2 anni dopo hai troppe poche Li forchette. finisci. Sì, sì, sì. Quindi in realtà il settore ristorazione, per il punto di vista delle posate, deve uscire un po' dalla mentalità della casa in cui ho un servizio e resta questo finché campo. Invece il settore ristorazione, a mio avviso, offre sia necessità lui di innovazione, sia richieste soprattutto di appunto peculiarità e specificità negli articoli. E Chiaro. quindi abbiamo ancora da lavorare sicuramente. Ok, no, perfetto. Salvio, vogliamo aggiungere qualcosa ancora? No, direi che mi sa che ho forse annoiato anche un po' No, troppo, mi ti sono dico, dilungato. no, ci siamo divertiti, anche Ripeto, la perché parte più difficile è parlare di me, poi quando inizio a parlare di lavoro forse vado un po' più spedito a cuor leggero, ecco. sì, no, va bene. Ok, dai, allora concludiamo la trasmissione. Grazie mille. No, ti Grazie mille a ringrazio tutti. per l'invito, l'occasione in realtà, la mia prima intervista, quindi No, ma è andata bene, dai. È andata sì, dai. bene. Sì. Allora, aspetta, concludo.